Ecco come si presenta una console smontata da una donna. No, scherzo. Allora, però diciamo che c'è una mezza verità, ok? Allora, questa è una PS4 Pro, ok? E la console è arrivata qui, ok, per un motivo. Che motivo? Uno di quelli classici per quanto riguarda le PlayStation 4 Pro, ovvero quello che c'è qua dentro. Allora, ce l'ha portata una giocatrice, ok? Quindi effettivamente una donna. Dovrebbe esserci un po' più donne che giocano. Che purtroppo ha provato a pulirla da sola, ok? Ha guardato qualche video su YouTube, ma non i video giusti, ok? E a quel punto ha detto: mannaggia, ho fatto la cavolata. Cosa faccio adesso? È andata su Google, ha trovato questo laboratorio, efficientissimo laboratorio di riparazioni professionali per le console, e ci ha chiesto: potete sistemarlo? E io ho detto: certo, perché no? Allora l'ha portata qui, gli ho dato un'occhiatina. È un disastro, perché vabbè, non si può fare a meno, ok? Questo qua purtroppo è uno di quei connettori più duri in assoluto, ok? E bisogna farci molta attenzione, non c'è nulla da fare. Allora, la prima volta che si smonta non è un problema, dopo per le successive, ok? Perché? Perché le plastiche a quel punto si consumano un attimino e si riesce ad estrarlo con più facilità. Ma siccome questo è bello duro, ok? La prima volta ha bisogno di un attimino di accortezza. Non bisogna tirare a morte, e se no non viene via. Oppure viene via, ma insieme anche con la scheda. Ok, e perché questa persona ha voluto aprire la console? Beh, è un classico problema anche quello. La pasta termica vecchia, secca, ok? Che impedisce alla console di essere raffreddata in maniera efficiente. E quindi andremo a vedere anche questa cosa qui, ok? E andremo a fargli la manutenzione normale, ok? E a rimetterla in moto per i prossimi anni. Allora, vabbè, ormai è già mezza smontata, quindi non è che c'è molto da fare. Si staccano i connettori, ok? Si staccano tutti i cavettini a destra, a sinistra. Si tolgono le viti, ok? Questo è stato preso anche sotto, quando dovrebbe essere... No, questo no, però questo dovrebbe andare qui sopra. Vabbè, non ha importanza. Si staccano le viti, si estrae la scheda e si comincia a lavorare sotto al microscopio. Se vedete una lucina qua è il sole, sta facendo capolino dopo 2 giorni continui di pioggia che sono capitati in questa zona. E niente ragazzi, allora smonto e riprenderò quando sono pronto per fare il lavoro. Eccoci qua, la scheda è tolta, gli diamo una passata alla polvere che non era stata completata la pulizia. Ha fatto un po', fatto il cambio pasta termica, ma comunque si nota. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco qua, vedete tutta quella polvere che c'è? Si vede, è tutta polverosa la scheda ancora, quindi non va bene. Diamo una pulita veloce, ok? E poi ci mettiamo a lavorare su questa zona qua, ok? Ripariamo tutto, ripristiniamo i collegamenti
E poi, come ultima cosa, rimettiamo a posto la pasta termica. Buona applicazione. Era una buona applicazione, sì, sì, assolutamente. Quantità giusta, ok, per quello che doveva fare. Il problema è che comunque non era completata, perché gli ho dato anche un'occhiata e c'è anche non solo la parte superiore, ma anche la parte inferiore della console deve essere pulita. Quindi il dissipatore chiaramente deve essere smontato, pulito, non è stato completato. Quindi dovrò finire anche quello. Allora, e dopo volendo ve lo faccio anche vedere. Andiamo a prendere il nostro microscopio. Ce lo devo pure collegare perché l'avevo staccato. Perché sto facendo degli upgrade. Sto andando alla ricerca di componenti nuovi. Microscopio, braccio per il microscopio, luci, saldatore nuovo. Una volta ogni tanto trovo delle occasioni. Magari c'è qualcuno che mi chiede, allora vado in cerca di prodotti nuovi, eccetera, da consigliare. E mi viene voglia anche di comprare, di fare upgrade al mio setup per fare le riparazioni, no? Ok. Allora, ci siamo, il microscopio è acceso. Lo mettiamo a fuoco e andiamo sulla zona di nostro interesse. Allora, come era messo il connettore? Beh, è facile, basta andare a vedere la disposizione dei pad rotti. Ok? Vedete? Pinzette, pinzette, eccole qua. Allora, ci sono le due più lunghe che chiaramente andavano qui e poi quelle più corte. Quindi il connettore deve andare in questo verso. Eccolo qua. Ok? Allora adesso mettiamo a posto questa. Mettiamo a posto questa. Non è una cattiva idea mettersi a pulire le proprie console, però bisogna saperlo fare, no? I tutorial sono una buona cosa, ma bisogna avere anche la manualità. Se poi non vi sentite, non vi fidate di voi stessi, di quello che può succedere, chiaramente questo è il minimo che possa succedere sulle console. Se viene via qualcosa, si strappa qualcosa, la ventola per esempio, il connettore della ventola, oppure connettori per l'alimentazione, ok? È normale. Non è una cosa poco comune, insomma. È una cosa quasi da tutti i giorni. Dappertutto nel mondo ci sono persone che sono così, non ci si può fare nulla. Tentano, rompono e vabbè, portano a riparare. Ma si può anche evitare di rovinare le console eventualmente. Io potrei anche dire, avete una console, non vi fidate di staccare i cavetti eccetera, la portate qui, ve li stacco io, così almeno non c'è bisogno di rovinare la console e poi ve la riattaccate voi, cioè finite il lavoro voi, capito? Completate il lavoro e riassemblate la console quando volete, dove volete. Allora, adesso, come classico, andiamo a grattare qui tutto attorno in modo da creare dei nuovi punti di ancoraggio, le nuove piazzole, tutto il resto. Così possiamo saldarci di nuovo la porta, il connettore, scusate, e la console può tornare a funzionare normalissimamente.
Ecco fatto. Adesso la scheda è sistemata. E il connettore è solido come la roccia. E quindi non ci saranno più problemi per quanto riguarda il connettore. A meno che proprio non si abbia voglia di prenderlo veramente a martellate, insomma, e staccare completamente l'intera scheda. Perché qui non si muove, cioè io veramente lo posso... Io alzo la scheda tramite il connettore. Datemi un attimo. Ok. Stavo dicendo, adesso si può letteralmente prendere la scheda dal connettore qui. Vedete, tutto bello solido. Nessun problema. Si può... Non si muove nulla. Molto bene. Ok, adesso non ci resta che finire di pulire, ok, la console, perché come avevo già menzionato prima, non è stata terminata, ok? La scheda in questione, cioè la console in questione, ha ancora tracce di polvere qua e là, ok? Soprattutto nel dissipatore, immagino, ok? Andiamo a vedere. Allora, abbiamo le due viti che tengono fermo. E questo dovrebbe sì sollevarsi. E voilà! Anche questo è un problema che può causare surriscaldamento, ok? Diciamo che più del 50% è tappato, o giù di lì, più o meno. Circa il 50% del dissipatore è tappato. La ventola è da pulire. Va bene, ci vediamo quando ho pulito e riassemblato. Ecco fatto! Ventola pulita, meno polvere di prima, perlomeno. Ok, gli ho dato una cosa veloce, fuori con il compressore. Rimettiamo le vitine. Una qui. Un'altra qui. Ora il dissipatore. Ricordiamoci di estrarre tutti i cavi che non rimangano impigliati sotto. Perfetto. E adesso le altre due viti. Una qui e un'altra qui. Perfetto. Adesso qua mi manca uno di questi che si è staccato. Ce lo rimettiamo al suo posto. Bene. Adesso togliamo la pasta termica che c'è qua, che va riapplicata. Ok, il più grosso è tolto. Adesso con questa qui togliamo gli ultimi residui. Immagino che questa sia ancora la pasta termica vecchia. Può essere? Vediamo. No. No, è piuttosto liquida. Non questa però. Non da questo lato. Vabbè. Allora facciamo anche così a questo punto. Qua c'è un pad termico per le RAM. Mettiamo qui che così. Allora, un po' di alcol isopropilico. Il nostro spazzolino. Ecco fatto. Ora è perfettamente pulito.
molto bene. Allora, 1 e 2 e ce li ho qui, ok. Allora, pasta termica e gli andiamo a misurare anche la batteria, già che ci siamo, perché no? 3,10 volt, va benissimo. E allora ecco fatto, verrà fuori un'applicazione perfetta. Se solo si potesse vedere dall'altro lato come si schiaccia, come si spiaccica e come si distribuisce sul processore, si vedrebbe un capolavoro. Ok, rimettiamo tutto quanto, chiudiamo tutto e andiamo a fare un test. Eccola qua, eccola qua, perfetto. Allora spegniamo la console. Risolto. Ecco, e adesso questa è pronta per tornare nelle mani del proprietario, della proprietaria. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se volete commentare, dire qualcosa, dire la vostra, fatelo anche quello. Iscrivetevi se non l'avete già fatto, se avete bisogno di riparazioni io sono qui e noi ci vediamo in un prossimo video.